Buongiorno a tutte e a tutti e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con la Fondazione Walter Longo. Oggi ci ritroviamo a parlare di ritorno a scuola e i buoni propositi per il nuovo anno scolastico. Mi presento velocemente, sono Antonella Tagliabue, amministratore delegato di Unguru, società di consulenza, ci occupiamo di sostenibilità e sono anche giornalista e collaboro con numerose testate. Oggi parleremo dei dati rispetto allo stile di vita dei ragazzi e le abitudini alimentari e le strategie per il nuovo anno scolastico. Non voglio rubare troppo tempo ai lavori, quindi cedo subito la parola a Cristina Villa, che è direttrice dei programmi della Fondazione Walter Longo. Oltre ad essere direttrice per la Fondazione Walter Longo, è stata docente universitaria di storia dell'alimentazione, del cinema, letteratura comparata, filosofia e pratica dello yoga in università americane ed inglesi. Do la parola a Cristina perché ci spieghi che cosa fa la Fondazione Walter Longo, quali sono le iniziative per gli studenti, i genitori, gli insegnanti ed eventualmente anche anticiparci qualcosa dei kit proprio per le scuole che la Fondazione Walter Longo ha preparato. Prego Cristina. Grazie mille Antonella della presentazione e della tua presenza sempre costante ai nostri webinar. Come ringrazio anche tutti voi ragazzi e ragazze, voi docenti, famiglie, anche esperti che siete intervenuti numerosi ed è sempre un piacere riniziare la serie dei webinar con voi. Chiedo alla regia di far partire la presentazione per andare più in dettaglio nelle nostre attività. Grazie. Senza togliere tempo al webinar, vi presento brevemente chi siamo e cosa facciamo, per chi di voi è nuovo alle nostre attività oppure per chi di voi ci conosce anche solo superficialmente. Noi siamo una fondazione nata nel 2017 e qual è il nostro scopo? Il nostro scopo è di prevenire e aiutare a curare molte malattie non trasmissibili come cancro, Alzheimer, diabete, obesità e come attraverso assistenza nutrizionale sanitaria sia online che nei nostri centri di Roma e Milano e attraverso queste attività di educazione. Qual è il nostro scopo? Qual è la nostra missione? È offrire la possibilità a tutti di una vita sana e lunga, cosa che non è veramente molto facile. E queste attività sono state create per questo, per darvi degli strumenti utili, pratici, di facile uso, per poter chiudere questo webinar, andare a casa e mettere in pratica almeno una o due idee per iniziare un percorso verso una vita sana e in salute, sperando che tutto questo vi possa essere veramente d'aiuto. E cosa facciamo per voi studenti e studentesse, per i docenti, per le scuole, per le famiglie? Facciamo seminari e workshop per gli studenti e studentesse e anche per le famiglie, corsi di formazione per i docenti. Abbiamo anche attività di assistenza e consulenza nutrizionale per i bar, per le caffetterie, per le mense e non preoccupatevi, non elimineremo tutti i cibi sani e gustosi. La nostra teoria, il nostro meccanismo è che è necessario unire salute e gusto, quindi trovare un compromesso, ciò che è delizioso deve essere anche sano e viceversa. Quindi vi aiutiamo a compiere delle scelte sane ma che appaghino anche il gusto. Questo è molto importante. E poi abbiamo questa serie di webinar. Abbiamo iniziato nel 2020-21 con la serie di webinar Edugevity e nel 2021, nel settembre, abbiamo dato vita alla serie One che si protrarrà fino al 2024 e per voi che siete interessati a tutta questa programmazione, se andate nel nostro sito web corsi e webinar trovate la presentazione e tutta la programmazione fino a fine anno scolastico 2023-2024. E cosa sono questi webinar? Molti di voi ci seguono da tempo e ci conoscono, per chi di noi e di voi non è nuovo, quello che facciamo è offrire dei webinar riguardo salute, alimentazione, esercizio fisico, cosa è necessario per appunto vivere bene, sani a lungo, con esperti
della materia, ma anche con studenti e studentesse che ci parlano della loro esperienza e anche docenti che offrono la loro testimonianza. Quindi webinar in cui voi scuole, docenti e anche famiglie siete i protagonisti e con anche attività interattive da fare insieme, ricette pratiche, pratiche di mindful eating, pratiche di esercizio fisico. Ad esempio, in questo webinar vi presenteremo un'attività che abbiamo iniziato con l'Istituto Enogastronomico Beccari di Torino e vi parleranno i docenti e gli studenti del nostro progetto insieme, di ricette della longevità create dai ragazzi per i ragazzi, e a fine webinar avrete una di queste ricette e invieremo via email la ricetta per poi poterla realizzare a casa con gli amici o con la famiglia. Quindi attività pratiche, attività utili con informazioni da utilizzare subito. Appena si chiude il computer e il webinar è finito, potete andare a casa e mettere in pratica una o due cose che avete imparato in questo webinar. Quindi, quali sono i nostri webinar di quest'anno? A novembre parleremo di SOS, soccorso obesità e sovrappeso, conseguenze dal punto di vista fisico e mentale e anche consigli e suggerimenti per tutti noi. A gennaio parleremo di salute mentale con Mensana in corpore sano, conseguenze dal punto di vista fisico e mentale di sovrappeso e obesità, ma anche le conseguenze del lockdown per tutti noi, tra cui attacchi di ansia o depressione. Il 15 marzo poi è la giornata nazionale del fiocchetto lilla, dedicata ai disturbi del comportamento alimentare. Quindi parleremo di questi disturbi. E infine a maggio ci sarà la seconda edizione di Longevity Chef, iniziata nel 2022, maggio 2022, la seconda edizione con consigli nutrizionali e ricette pratiche utili da fare insieme. Voi studenti e voi docenti diventerete dei veri e propri chef. Per le date specifiche di questi webinar vi invito a seguirci sui social e a iscrivervi alla nostra newsletter, perché saranno annunciate nel corso dell'anno scolastico attraverso questi canali. In ogni caso, per chi di voi è iscritto a webinar, invieremo un'email con le date dei webinar specifici. In ogni caso ci tenevo a ringraziarvi perché siete stati sempre numerosi a tutti i nostri webinar e speriamo vi siano stati utili. Infatti vi dico che 9 webinar tra il 2020 e il 2022 hanno visto la partecipazione di più di 20.000 studenti, 433 scuole e soprattutto 12 nazioni, quindi persone da Canada, Stati Uniti, Brasile, Australia, Giappone, ma anche in Europa abbiamo avuto partecipanti dalla Francia, dalla Spagna, dal Belgio, dalla Croazia, dalla Slovacchia, dal Regno Unito, tanto che abbiamo iniziato la programmazione di webinar anche in inglese per tutte queste nazioni. In ogni caso vi ringrazio per la partecipazione sempre numerosa di tutti voi. Vi lascio il mio email in caso abbiate dubbi, domande sui nostri programmi. Vi auguro un buon webinar e lascio la parola ad Antonella. A dopo. Bene, continuiamo con Chiara Nardone, che è biologa nutrizionista e fa parte del team scientifico della Fondazione Walter Longo, ha una laurea al campus biomedico di Roma in scienze dell'alimentazione e nutrizione umana e la dottoressa Nardone ci parlerà di che cosa vuol dire alimentazione sbilanciata, cosa comporta la mancanza di esercizio fisico e quali sono le malattie e i disturbi rispetto all'alimentazione dei ragazzi e delle ragazze sia in Italia che a livello mondiale. Grazie Antonella per la presentazione. Buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi, io sono la dottoressa Nardone, lavoro presso la Fondazione Walter Longo e oggi con voi andrò a discutere di sovrappeso, obesità adolescenziale e infantile e delle strategie alimentari. Iniziamo la nostra presentazione riguardante l'alimentazione sbilanciata con delle immagini.
Abbiamo a sinistra la caratteristica Western Diet, quindi una dieta americana composta principalmente da alimenti altamente processati, e invece sulla destra possiamo vedere l'alimentazione mediterranea, quindi degli alimenti genuini, insomma vediamo della pasta, delle verdure, dei legumi e soprattutto l'olio extravergine di oliva. Sappiamo come questa dieta sia caratterizzante dei paesi all'intorno del Mediterraneo, invece la Western Diet è la dieta tipica americana. Sappiamo però inoltre che negli ultimi anni la Western Diet sta sempre di più migrando anche verso l'Italia, e quindi come noi ci stiamo abituando sempre di più a consumare bibite zuccherate, alimenti altamente processati, merendine. Vediamo allora gli effetti che questa influenza americana ha sul nostro corpo, andando a definire innanzitutto che cos'è il peso corporeo. Il peso corporeo è determinato dalla massa dei tessuti, degli organi e dei liquidi dell'organismo. Tengo a precisare che il peso corporeo non è rappresentativo dell'identità personale assolutamente, ma che questo è la somma di diverse influenze. Queste influenze possono essere, questi fattori possono essere sia fattori genetici, quindi il peso che hanno i nostri genitori, ma soprattutto il peso di nostra madre durante il periodo di gestazione, e il peso ad esempio che abbiamo avuto durante il momento della nascita. È correlato anche al metabolismo individuale, quindi una persona più o meno sportiva avrà un metabolismo diverso da una persona sedentaria, influenzato oltretutto dall'età, quindi il metabolismo che avete voi a quest'età non è di certo quello che avrete magari tra 20-30 anni. Altre influenze possono essere ad esempio le malattie, le disfunzioni ormonali. Qui possiamo vedere come ad esempio alcune infezioni come l'adenovirus 33 porta ad un accumulo di adiposità, quindi oltre che diciamo, la semplice alimentazione ci sono diversi fattori che vanno a comporre il nostro peso corporeo. Il sovrappeso e l'obesità è sicuramente un problema mondiale, vediamo che il 50% degli adulti risulta in sovrappeso e obeso, e il 30% dei bambini e adolescenti risulta avere un peso non adeguato alla loro fisicità. In particolare 41 milioni di bambini sotto i 5 anni risultano essere in sovrappeso, obesi, e tra i 5 e i 19 anni addirittura 340 milioni di bambini. I dati purtroppo non ci fanno ben sperare perché sono dei dati in continua crescita, addirittura negli ultimi 40 anni il numero è salito da 11 milioni a 124 milioni di adolescenti con obesità, e infatti vediamo che all'incirca un bambino su 3 risulta o in sovrappeso o obeso. A livello europeo vediamo come teniamo il primato di una maggior percentuale di bambini obesi, vediamo in Italia, Spagna, Grecia, ma come nel Regno Unito valori come il 20%, invece valori più bassi li ritroviamo in Germania, dove abbiamo un 15% di bambini e adolescenti, quindi dai 3 ai 17 anni con eccessivo peso, e i numeri un po' più bassi li troviamo nel nord Europa, ad esempio in Danimarca, Irlanda, Norvegia, dove vediamo una percentuale che si aggira dai 5 al 9%. L'Italia ha i numeri più grandi a livello europeo e purtroppo ci stiamo avvicinando sempre di più ai numeri americani. Vediamo come addirittura il sovrappeso è maggiore in Italia rispetto agli Stati Uniti, e diciamo come percentuale di obesità ci stiamo avvicinando molto. I dati più preoccupanti è che il sovrappeso e l'obesità si stanno sviluppando sempre di più nei bambini molto piccoli, quindi dai 2 ai 5 anni, e nei ragazzi adolescenti abbiamo avuto un incremento del 12% solo nel biennio dal 2015 al 2016. Una delle indagini più importanti a livello italiano è Occhio alla Salute, che è un'iniziativa promossa dall'Istituto Superiore di Sanità e dal MIUR nel 2007, e ha come obiettivo quello di monitorare gli indici di sovrappeso e obesità e tutti i rischi collegati. Infatti vediamo che da questa indagine il 21% dei bambini osservati risulta in sovrappeso e il 9% obesi, quindi ci conferma
il fatto che un bambino su tre è affetto da obesità in Italia. Vediamo come il problema non è soltanto l'alimentazione, ma soprattutto il movimento. Infatti il 23% dei bambini fa giochi all'aperto, giochi di movimento solo una volta a settimana e addirittura il 34% dei ragazzi fa sport massimo una volta a settimana. Invece d'altro canto abbiamo un grande numero, quasi un 50% dei ragazzi che possiede una televisione in camera e un numero altrettanto grande, un 41%, è abituato a passare il tempo guardando la TV o mediante videogames, quindi tutte attività che determinano una staticità. E questo cosa va a comportare? Sicuramente l'obesità infantile determina un aumento di probabilità di rimanere obesi sia da adolescenti che da adulti, ma questa condizione, sia di sovrappeso che di obesità, va ad aumentare il rischio di ammalarsi e di sviluppare quelle patologie croniche dovute all'eccessivo peso, che poi andremo successivamente ad elencare. Abbiamo parlato di numeri, adesso vediamo che cosa intendiamo per obesità, perché l'obesità non è soltanto un elevato peso corporeo, ad esempio un culturista ha un elevato peso corporeo, ma esso è determinato principalmente dalla massa muscolare, quindi dalla massa magra. Invece per obesità si intende un eccesso di grasso corporeo e quindi di tessuto adiposo che si deposita in cellule e organi esercitando diversi effetti. Questi effetti sono sia un'azione metabolica che un'azione meccanica. Per azione metabolica si intende la produzione di ormoni da parte del tessuto adiposo. Questi ormoni vanno sia a regolare fame e sazietà, ma anche lo stato infiammatorio e il sistema immunitario. Quindi un eccesso di tessuto adiposo determina dei danneggiamenti a livello di questi sistemi. Invece l'azione meccanica avviene quando il grasso si localizza tra gli organi e ne ostacola il funzionamento. Ad esempio possiamo vedere come può comprimere le arterie renali andando a causare un'ipertensione, oppure nel torace ostacola la respirazione, o ad esempio appesantisce le articolazioni rendendo sempre più difficili i movimenti all'aumentare del peso. Un problema legato all'alimentazione, oltre che alla determinazione dell'obesità, è la resistenza all'insulina. L'insulina è un ormone prodotto dal pancreas che permette allo zucchero, quindi al glucosio, di entrare all'interno delle cellule. Cosa succede però se l'alimentazione da un'alimentazione diciamo normale, mediterranea, passa a un'alimentazione ricca di zuccheri? All'aumentare degli zuccheri aumentano i livelli di insulina rilasciati dal pancreas e quindi aumentano anche a livello ematico. Quando l'insulina aumenta in maniera eccessiva, le cellule diventano molto sensibili ad essa, andando a sviluppare un'insulinoresistenza. Questa insulinoresistenza determina un aumento della secrezione da parte del pancreas, perché esso recepisce che c'è bisogno di sempre più insulina per far entrare il glucosio nelle cellule, fino a che non riuscendo più si va a instaurare una situazione di iperglicemia, perché il glucosio rimane al di fuori, quindi a livello ematico. In maniera più semplice, diciamo, questo passaggio lo possiamo vedere in questa immagine. L'insulina è identificata come una chiave che apre la cellula, che permette al glucosio derivante dall'alimentazione di entrare all'interno di essa. Vediamo la differenza tra un'alimentazione mediterranea, quindi vediamo sì del formaggio, ma del pesce, delle verdure, del pane, in confronto a un'alimentazione invece ricca di zuccheri, come ad esempio vediamo una bibita gassata, molti dolci, e vediamo come in questa seconda immagine l'eccessivo glucosio derivante dalla dieta va a bloccare l'insulina, che non funziona più, e quindi va a determinare un'iperglicemia cronica. L'obesità è solo, diciamo, la punta dell'iceberg, perché ad essa sono legate diverse condizioni quali dislipidemia, l'iperinsulinemia, un'ipertensione e quindi lo sviluppo anche di un diabete di tipo 2. Queste condizioni a sua volta vanno a portare allo sviluppo di patologie, quali ad esempio un'aterosclerosi o una malattia cardiovascolare.
Qui vediamo alcuni degli effetti di un'obesità cronica, quindi abbiamo visto un'ipertensione, quindi un'azione meccanica del grasso a livello delle arterie, un'iperglicemia, quindi un'insulinoresistenza che causa aumenti di livello di zucchero nel sangue. Questi poi vanno a portare anche alla formazione di un diabete. Vediamo altre patologie quali malattie epatiche, disturbi gastrointestinali quali il reflusso e i calcoli biliari, ma anche disturbi neurologici, quindi mal di testa, demenza senile e purtroppo anche lo sviluppo di patologie neoplastiche. Abbiamo voluto porre l'attenzione sulle malattie croniche non trasmissibili, che sono le cosiddette malattie dell'invecchiamento. Queste hanno sia una predisposizione genetica, sia sono regolate da fattori ambientali e hanno determinato l'aumento del 73% dei decessi in tutto il mondo. Vediamo che nei principali fattori di rischio ritroviamo l'eccesso di peso, quindi un'obesità cronica, l'iperglicemia determinata, come abbiamo visto prima, da un'insulinoresistenza, il fumo e l'ipertensione. Queste 4 caratteristiche vanno a determinare delle complicanze a livello metabolico che determinano un aumento del rischio di sviluppare queste patologie. Riassumendo che cosa abbiamo detto in questa presentazione, sovrappeso e obesità è un problema molto diffuso, specialmente tra i bambini e gli adolescenti, ed è a livello di quest'età che bisogna fare più informazione e prevenzione possibile al fine di limitare la cronicizzazione di queste condizioni, perché come abbiamo visto queste portano allo sviluppo di patologie spesso anche molto impegnative. Io vi ringrazio e ci vediamo dopo alla prossima presentazione. Grazie. Adesso diamo la parola ai ragazzi e alle ragazze. Abbiamo con noi 2 studenti dell'Istituto Professionale Statale Beccari di Torino, Ciavarelli Nicolas e Ennaur Intisar, spero di non aver sbagliato la pronuncia. Ecco, le domande per quanto vi riguarda, ragazzi, hanno a che fare con la percezione rispetto alla corretta alimentazione o all'esercizio fisico e al benessere che voi potete avere. Vorrei sapere da voi, intanto, qual è la vostra esperienza dopo aver parlato e discusso in classe di alimentazione? Che cosa è emerso? Che cosa avete capito? Che cosa avete scoperto? E poi, rispetto anche a quello che vi è stato detto, come giudicate la vostra alimentazione? Fate esercizio? In che cosa dovreste migliorare? E ovviamente, dato il tema del nostro incontro, vi chiedo quali sono i vostri buoni propositi per il prossimo anno. Buongiorno, abbiamo avuto un piccolo imprevisto, quindi il ragazzo che vedrete all'interno dei nostri filmati si chiama Gabriele Bandroco e insieme all'altra sua compagna proseguirà insomma nel racconto della nostra esperienza. Grazie. Dalla nostra discussione in classe è emerso che noi studenti non abbiamo un'alimentazione corretta, non abbiamo un'alimentazione più che altro regolare, siccome abbiamo tanto tempo impegnato qui a scuola, abbiamo orari sballati tra casa, scuola e impegni vari. Tanti studenti non riescono a fare colazione, tanti studenti non riescono a integrare frutta e verdura nei propri pasti, oppure tanti studenti saltano proprio i pasti, saltano pasti importanti come appunto la colazione. La prima colazione è il pasto principale, quello che ti dà la carica per tutta la giornata. Saltando questo pasto poi manca anche di lucidità, manca poi anche di lucidità qui a scuola, con l'attenzione, con tutta una serie di cose. La nostra alimentazione non è regolare appunto per un fattore di orari, perché tanti ragazzi non hanno la testa di arrivare a casa dopo una giornata di scuola e magari prepararsi un pranzo o anche un semplice spuntino sano, naturale, e preferiscono aprirsi lo scaffale, prendersi la merendina e tutto fatto, oppure il classico pranzo pronto, dove devi solo più rigenerarlo in microonde e sia a posto. E si è visto che anche la nostra attività fisica non è tanto regolare, cioè che non tutti riusciamo a fare sport, o per lo più c'è chi lo fa
per esempio va in palestra, fa degli sport come box, calcio, eccetera, ed alcuni che sono pigri non fanno niente, ma alcuni si impegnano e cercano per lo più di camminare e di fare delle passeggiate e di non utilizzare mezzi pubblici o cose varie. La nostra alimentazione varia anche e soprattutto in base alla religione, alla cultura. Ovviamente un'alimentazione di un ragazzo italiano non potrà mai essere uguale all'alimentazione di un ragazzo africano, perché appunto le culture e le religioni sono diverse. E sempre dalla nostra ricerca in classe è venuto fuori che carboidrati come la pizza la mangiamo quasi mai, una volta a settimana. Proprio lo sgarro della settimana di solito lo concediamo più sulla pizza. Poi le nostre diete, appunto, come dicevo prima, sono molto varie. Abbiamo un ragazzo iperproteico che inserisce proteine ad ogni passo della sua giornata, il ragazzo dove assume una quantità di zuccheri troppo elevata, oppure c'è anche il ragazzo classico che cerca di fare attenzione il più possibile ai valori di macronutrienti e micronutrienti. Questa alimentazione qua però, appunto, collegandomi al discorso della mia compagna, deve essere integrata con dell'attività fisica. Non si può fare soltanto uno o soltanto l'altro, deve essere una cosa coesa che va per un unico obiettivo, il stare bene della salute finale, avere una longevità più duratura possibile. I nostri nuovi propositi per il nuovo anno sono quelli di cercare di seguire un'alimentazione giusta e corretta, di riuscire ad assumere tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno e di cercare il più possibile di fare attività fisica. Bene, torniamo con Chiara Nardone del team scientifico della Fondazione Walter Longo. I ragazzi e le ragazze ci hanno portato la loro esperienza. Quali sono le strategie nutrizionali che devono adottare, da utilizzare per prevenire le malattie e dare loro un aiuto? Parliamo ora delle strategie nutrizionali che possiamo attuare. Vedendo la differenza tra la dieta mediterranea e la Western Diet, ci viene da domandare, ma quindi l'obesità infantile è dovuta soltanto a bibite e merendine? Beh, sicuramente no. Essa è dovuta anche a pasta, pane, pizza e patate, che sono le 4P, e consumate in grandi quantità in questa fascia di adolescenti e bambini. Questi alimenti, però, queste 4P sono caratteristiche della dieta mediterranea e quindi un'altra domanda che ci viene da fare è: ma la dieta mediterranea quindi può essere sana? Assolutamente sì, perché la dieta mediterranea non comprende soltanto queste 4 caratteristiche, ma è molto ricca di legumi, verdure e frutta a guscio che purtroppo si consumano in proporzione molto di meno rispetto al pane, alla pasta, alla pizza. Vediamo allora come mangiano veramente i bambini. Vediamo che essi consumano un 47% di carboidrati, e questi carboidrati però sono prettamente zuccheri semplici, consumano un 16% di proteine e un 37% di grassi, di cui la maggior parte grassi saturi, quindi grassi cattivi, non buoni. Analizzando meglio, vediamo come l'assunzione di grassi è nettamente maggiore di quello che consigliano i LARN. I LARN sono i livelli di assunzione raccomandati nazionali, e questi prevedono un'assunzione di grassi del 20-35% rispetto alla quota totale di calorie, e quindi il 37% stiamo un po' al di sopra, ma la cosa che ci preoccupa maggiormente è che questi grassi sono prettamente grassi saturi, quindi grassi non buoni, grassi cattivi, derivanti da formaggi affettati e insaccati. E un'altra situazione che ci preoccupa molto è che il rapporto tra omega 3 e omega 6 è sbilanciato a favore degli omega 6. Questa condizione favorisce un'azione proinfiammatoria, e quindi ciò che possiamo consigliare
di effettuare è sicuramente ridurre un po' la quota di grassi, prediligere quelli che derivano dal pesce e dalla frutta secca perché contengono elevate quantità di omega 3 rispetto ad omega 6. Andando ad analizzare invece la porzione dei carboidrati, secondo la percentuale rientriamo in quello che dicono i LARN, perché vediamo che il 47% è quello che consumano quotidianamente, diciamo, i ragazzi adolescenti, però di questi 47%, 80 sono grammi di zuccheri semplici, invece l'ARN ne consigliano un 50-55, quindi di questi 47% la maggior parte sono i zuccheri semplici. Per quanto riguarda la fibra, invece vediamo che questa è molto vicina a quella che raccomandano i LARN, nonostante in realtà l'assunzione di verdure risulta la metà di quanto dovrebbe essere. E vediamo inoltre che il consumo di frutta a guscio è veramente minimo, addirittura sotto i 2 grammi al giorno. Vi è un adeguato apporto di potassio, ma un insufficiente apporto di vitamina D. Quindi per riassumere possiamo dire che i bambini tra i 3 e i 9 anni assumono sicuramente troppi grassi saturi, troppi zuccheri a discapito di verdura, legumi e alimenti ricchi di omega 3 quali pesce e frutta secca. Quindi che cosa dobbiamo fare? Sicuramente non mangiare di meno, nel senso non dobbiamo effettuare quelle diete restrittive in cui andiamo a ridurre la quantità di cibo, poiché questo può determinare soltanto che un peggioramento di una situazione già critica. Invece dobbiamo cambiare la tipologia di alimenti che consumiamo e questo porta in realtà anche a mangiare di più, quindi sembrerà di mangiare di più, saremo più sazi, ma in realtà ci stiamo alimentando meglio e possiamo attuare delle modifiche al nostro peso corporeo in eccesso. Un esempio di una corretta alimentazione è la dieta della longevità, che è la dieta che noi utilizziamo in fondazione, deriva da anni di studio del professor Walter Longo e si basa su delle fondamenta scientifiche. Queste vengono chiamati i 5 pilastri. Qui li vediamo elencati, abbiamo una ricerca di base, quindi lo studio dei pathway metabolici, l'epidemiologia e gli studi clinici correlati, gli studi dei centenari, quindi come i centenari si alimentavano e come vivevano, come hanno vissuto in questi 100 anni e infine lo studio dei sistemi complessi. Questi anni di ricerca da parte del professor Longo hanno portato a sviluppare questa dieta, che non è una dieta nel senso restrittiva, ma è più che altro una educazione alimentare, e che prevede un'alimentazione prettamente vegetale con l'aggiunta di pesce. Infatti vediamo che viene chiamata una dieta vegana pescetariana. Quindi prettamente vegetale con tanti legumi, tante verdure e tanti grassi sani derivanti da, ad esempio, la frutta a guscio. È un'alimentazione completa, quindi non è carente di nessun nutriente ed essenziale e prevede, dove necessario, un'integrazione. Un'altra caratteristica di questa alimentazione è una personalizzazione dei pasti, quindi a seconda se una persona ha più o meno necessità, effettua più o meno passi al giorno, quindi possiamo vedere come uno sportivo magari ha bisogno di 3 passi al giorno più 1 o 2 spuntini, e invece una persona prettamente sedentaria che magari deve anche perdere qualche chilo perché risulta obeso o in sovrappeso, si possono effettuare anche 2 passi al giorno, quindi colazione e pranzo, più uno spuntino, diciamo, nel tardo pomeriggio al posto della cena. Importante, effettuando questi 2 passi al giorno, di non saltare assolutamente la colazione, poiché essa è fondamentale per il nostro organismo. L'ultima caratteristica di questa dieta della longevità è il digiuno delle 12 ore che successivamente andremo a spiegare. Abbiamo detto come l'alimentazione deve essere completa, quindi deve comprendere tutti i nutrienti fondamentali per il nostro corpo, quindi deve comprendere le proteine, poiché esse hanno una funzione plastica, quindi vanno a costruire i nostri muscoli, i carboidrati perché hanno una funzione energetica e i grassi. I grassi, oltre che ad essere una riserva energetica, hanno diverse funzioni, quale la struttura cellulare,
fungono da isolante termico e da messaggero chimico, poiché come abbiamo visto nella scorsa presentazione, il tessuto adiposo va a stimolare la produzione di ormoni. Quindi che cosa dobbiamo preferire? Allora, sicuramente carboidrati a basso indice glicemico, quindi prettamente legumi, verdure e cereali integrali, andando a ridurre le 4P che abbiamo visto precedentemente. Dobbiamo preferire grassi insaturi, quindi grassi buoni, quelli derivanti dal pesce, dall'olio extravergine di oliva, dai semi e dalla frutta secca, e assumere proteine sia animali che vegetali, quindi anche i legumi. Ovviamente questa è una corretta alimentazione, quindi non è una dieta per un limitato periodo di tempo, ma è un'alimentazione che uno dovrebbe, diciamo, seguire a vita e non esclude, diciamo, magari qualche sgarro, qualche dolce perché questo ci fa sentire, diciamo, felici e contenti, non deve essere una privazione o una tortura assolutamente. Quindi il sabato sera una bella pizza ci sta. Parliamo adesso del digiuno delle 12 ore citato prima. Allora, che cosa viene consigliato? Viene consigliato di alimentarsi all'interno delle 12 ore, quindi ad esempio fare colazione alle 7 del mattino e cenare entro le 7 di sera ed effettuare dalle 7 di sera a 7 di mattino un digiuno, ossia in quelle 12 ore non bisogna alimentarsi, non bisogna mangiare né spizzicare nulla, ma soltanto bere acqua o tisane. Qui vediamo come potrebbe essere quindi un esempio di una giornata tipo. Vediamo una colazione, ad esempio alle ore 8, una colazione completa, quindi composta sia dalla porzione di carboidrati che di zuccheri che di grassi, uno spuntino a metà mattina composto da una quota grassa, quindi ad esempio un cubetto di cioccolato e da un frutto, un pranzo a mezzogiorno e mezza, ad esempio, dello sport il pomeriggio, quindi almeno un'ora di sport al giorno, uno spuntino successivamente composto sempre da una quota di grassi, quindi ad esempio un cubetto di cioccolata o 5 mandorle e un frutto, e infine una cena alle ore 7, così che per le ore 8 di sera, diciamo, si è finito di mangiare, si può effettuare un digiuno notturno preciso di 12 ore. Io vi ringrazio nuovamente per l'attenzione e vi lascio qui qualche recapito se ne avete bisogno. Grazie. Torniamo a parlare anche con Cristina Villa, direttrice dei programmi della Fondazione Walter Longo, e anche a lei facciamo la stessa domanda. Le strategie relative all'esercizio fisico per prevenire le malattie, sappiamo che la Fondazione ha un decalogo da presentare e anche una breve pratica per fare stretching seduti al banco di scuola. Grazie mille Antonella, parliamo infatti di esercizio fisico e trovate già le linee guida visualizzate. L'esercizio fisico è ovvio e lo sappiamo tutti che è molto importante per vivere sani, per evitare la sedentarietà, ma quali sono delle linee guida specifiche? Queste linee guida le trovate anche nel libro La longevità inizia da bambini del professor Longo e sono state create grazie al supporto di esperti dell'ambito dell'esercizio fisico, in particolare per i ragazzi e le ragazze. Cosa dovremmo fare? Camminare per almeno 1 ora al giorno, se è possibile per noi, pedalare per almeno 1 ora al giorno, giocare all'aria aperta per almeno 1 ora al giorno. Un giorno sì, un giorno no, fare esercizi a corpo libero. Così pure un giorno sì, un giorno no, fare dei pesi, senza esagerare, rispettando sempre il proprio corpo, perché sappiamo che nel momento in cui si esagera ci si fa del male. Cosa molto importante, fare una passeggiata il fine settimana, aiuta a rilassarci, specialmente nella natura, aiuta il buon umore. E cosa che se possibile, per voi dovreste fare le scale il più possibile. Dovremmo fare le scale il più possibile, evitando ascensori, evitando scale mobili, se sempre, e lo continuo a ripetere, se è possibile, oppure, andare a scuola a piedi o in bicicletta o andare al lavoro per voi genitori e per voi docenti. Una cosa molto, molto importante e che ci aiuta ad essere attivi è anche aiutare
chi vive con noi a fare le faccende domestiche. Lo spazio condiviso è importante, il rispetto degli altri è importante, quindi la collaborazione e l'aiuto sono essenziali e ci aiutano anche dal punto di vista fisico. E altra cosa, evitare la sedentarietà. Cioè cerchiamo di limitare le ore che passiamo al computer, al tablet, al telefono, cosa che può essere non facile, lo posso comprendere, però tutti questi punti ci permettono di essere più operativi, più attivi, più energici e aiutano anche il buon umore e aiutano la socialità. Quindi spero che queste linee guida vi possano essere d'aiuto. Vi dico, cercate di iniziare, se non riuscite a mettere in pratica tutti questi 10 punti, almeno 1 per questa settimana e vediamo come va. E poi man mano iniziate con 2 punti, iniziate con 3 punti e vediamo se, vi sentirete meglio. Mandateci anche il vostro feedback. Nel frattempo facciamo anche una pratica di esercizio fisico insieme, una breve pratica di stretching. Quindi chiudiamo la presentazione e ci prepariamo, sempre seduti sulla sedia, a rilassarci un pochino e a muoverci un pochino per sciogliere un po' i muscoli. E questa pratica è molto utile dopo che stiamo molto tempo seduti al tavolo, alla scrivania, al banco, oppure quando ci aiuta a sciogliere i muscoli perché abbiamo cartelle pesanti. Quindi chiudo la presentazione e ci vediamo tra un secondo per la pratica di esercizio fisico. Ok, pronti? Allora, siamo tornati insieme per una brevissima pratica di stretching seduti che potete fare ogni mattina, in qualsiasi momento. Vi sentiate molto rigidi, avete bisogno di muovervi, dopo molte ore che state davanti alla tele, al tablet, al computer o alla scrivania, al lavoro o al banco. Allora potete sedervi sulla sedia appoggiandovi allo schienale, la schiena è dritta, i piedi sul pavimento, le mani le appoggiate sulle gambe. Rilassate bene la testa, rilassate bene le spalle, perfetto. Se volete chiudete gli occhi e iniziamo a rilassare la parte superiore del corpo. La parte inferiore ci concentreremo su questa parte in un altro webinar. Se volete occhi aperti, se volete occhi chiusi vi rilassate di più. Inspiro ed espiro, abbassate la testa, ruotate verso destra, indietro, a sinistra in cerchio e create dei cerchi ruotando la testa 3 volte da un lato e 3 volte dall'altro, molto lentamente. Sentite che il collo perde la sua rigidità e si rilassa un pochino. Rilassatevi bene, muovete le spalle un pochino, scioglietevi, perfetto. Adesso alzate la mano destra e il braccio destro, abbassate la testa verso destra, prendete la parte sinistra della testa, schiena dritta, spalle aperte, cuore aperto, perfetto. Abbassate, sentite il lato sinistro del collo che si rilassa. Inspirate ed espirate sempre dal naso, questo aiuta a rilassarvi, a darvi più energia. 3 volte, 1, 2, 3, rilasciate, sciogliete ancora le spalle, altro lato, mano sinistra, basso la testa sinistra, prendo la parte esterna della testa destra, se volete chiudete gli occhi, sempre schiena dritta, spalle basse, cuore aperto, inspiro ed espiro 3 volte, molto lentamente, 1, 2, 3, rilascio la mano sulla gamba, sciolgo ancora. Sciogliere vi aiuta a muovervi un po', a sentirvi un po' più vivi, ma anche a rilassare un po' più i muscoli. Perfetto, ora sciogliete le spalle ruotando le spalle 3 volte indietro e 3 volte in avanti.
petto, concentriamoci ancora sulle spalle. Allora, piegate il gomito destro, appoggiate il gomito sinistro sul gomito destro, avete due opzioni: o il dorso delle mani si tocca, oppure prendete le mani e unitele, abbassatevi, alzatevi portando le spalle indietro ma non esageratamente, sentite l'aria tra le due spalle che si allarga. Inspirate ed espirate profondamente, inspiro ed espiro, inspiro ed espiro, e l'ultimo, inspiro ed espiro. Rilasciate, sciogliete ancora, cambiamo lato, piego il gomito sinistro, gomito destro sopra il gomito sinistro o il dorso delle mani, oppure prendete le mani e il palmo delle mani uno contro l'altro, abbasso leggermente, inspiro ed espiro verso l'alto, all'indietro senza esagerare, sentite una lieve tensione tra le spalle. Se è troppo abbassatevi un pochino perché vuol dire che qualcosa non va bene, vi potreste fare male. Inspiro ed espiro 3 volte, inspiro ed espiro, inspiro ed espiro, inspiro ed espiro, abbassate, sciogliete ancora le mani, prendete il lato esterno della sedia, il sedile, quindi il sedile lato esterno, quindi inspiro, inarcate la schiena, aprite il cuore verso l'alto, guardate verso l'alto se volete, ed espiro, curvate la schiena, inspiro verso l'alto e apro, espiro verso il basso e curvo, ancora una volta, inspiro verso l'alto e apro, espiro verso il basso e curvo, sciogliete tutto, sciogliete la testa, sciogliete le spalle, e questa pratica potete realizzarla ogni volta che vi sentite un po' rigidi, che avete bisogno di rilassarvi. Potete farla al tavolo, alla sedia, alla scrivania, dove volete. Spero che vi possa essere d'aiuto. Nel frattempo vi ringrazio ancora, vi saluto e spero di vedervi al prossimo webinar. Un caro saluto anche a tutti gli esperti e buona giornata a tutti. Grazie ancora. Bene, stiamo parlando con i ragazzi. Di ragazzi non possiamo non parlare di digitale. Intanto con noi abbiamo la professoressa Valeria Gili, docente dell'Istituto Beccari di Torino, che dovrebbe essere insieme ad alcuni suoi studenti. La professoressa Gili ricopre il ruolo appunto di referente della salute per l'orientamento all'istituto in cui lavora, ha una laurea in scienza delle preparazioni alimentari e ha ottenuto l'abilitazione all'insegnamento e quella come tecnologo alimentare. Ecco, allora professoressa, ho delle domande sia per lei che per i suoi ragazzi, a cui vi chiederei di rispondere, ognuno ovviamente portando il proprio punto di vista. Intanto gli studenti, professoressa, sono interessati alla salute e al benessere, e ai ragazzi che sono con lei faccio la stessa domanda: come siete interessati alla vostra salute e al benessere? La seconda domanda è: come si fa a coinvolgere i ragazzi e le ragazze, a farli interessare ai temi del benessere? E quindi ai ragazzi e alle ragazze chiedo: che cosa vi interesserebbe, che cosa possiamo fare per aiutarvi a comprendere questi temi? La terza domanda è: che cosa sta facendo già la scuola e che cosa non fa e che cosa potrebbe fare, ed eventualmente se c'è un ruolo anche per le famiglie. Allora, gli studenti sono molto interessati alla loro salute e al loro benessere, non solo dal punto di vista alimentare in realtà, cioè ci chiedono, a me personalmente perché insegno scienza degli alimenti, chiedono spesso informazioni sul cibo, su come usarlo, su come trasformarlo, però sono interessati in generale proprio alla salute. A volte vengono fuori con delle domande che con l'alimentazione c'entrano poco, ma c'entrano molto invece con col loro benessere, insomma con la loro idea di salute. Molte informazioni passano proprio attraverso la scuola. Il mio studente che oggi parla insieme a me effettivamente ci può dire qualcosa a proposito di questo concetto. Effettivamente noi studenti siamo molto interessati al nostro benessere, al nostro stare bene con se stessi.
no? E questa cosa fa molto l'alimentazione, al come uno mangia, al come uno riesce a regolare la propria alimentazione. Ovviamente per orari di scuola o per la mancanza di genitori a casa, per il lavoro, noi studenti magari tante volte non diamo troppo peso a cosa mangiamo, ma facciamo una soluzione più veloce, più fast food, se si vuole definire tale. Diciamo che i genitori in questo cerchio sono un po' l'anello un po' più debole, per un fattore appunto di mancanza di tempo e di orari. L'organizzazione dei passi, l'organizzazione dell'alimentazione risulta poi una cosa difficile. Infatti, a proposito di questo, noi ci rendiamo conto che le famiglie hanno anche diciamo, difficoltà a interagire con noi a scuola, nel senso che, a parte che siamo in una scuola superiore, quindi questi ragazzi sono tendenzialmente adulti, no? Quindi vengono un po' lasciati a loro stessi, però è difficile che ci chiedano consigli da questo punto di vista. Certo, la scuola che cosa può fare per questo argomento? Quali strategie per coinvolgerli di più? Ma diciamo che la nostra scuola, essendo un alberghiero, è avvantaggiata rispetto ad altri tipi di scuole, quali possono essere i licei o gli istituti tecnici, perché noi li abbiamo proprio all'interno del nostro programma, le materie che riguardano l'alimentazione, il benessere, lo stare bene. E quindi le strategie quali possono essere? Ma attualmente ci sono moltissimi webinar, questo è uno di quelli interessanti, ma ce ne sono di moltissimi altri tipi che effettivamente possono aiutare i ragazzi nella conoscenza di questi argomenti. E noi proprio come scuola facciamo molto già da questo punto di vista. Le altre scuole potrebbero partecipare a convegni, portare della documentazione, fare intervenire qualche esperto per poter parlare proprio dell'argomento. Quindi direi che insomma strategie ce ne sono molte. L'utilizzo di questi filmati, dei webinar, dei podcast che trattano di alimentazione possono essere degli escamotage interessanti per coinvolgere i ragazzi. Bene, guardiamo ad un esempio virtuoso. L'Istituto Beccari di Torino ha fatto anche un progetto in collaborazione con la Fondazione Walter Longo che si chiama Ricette della longevità per ragazze e ragazzi. Abbiamo con noi il professor Simone Pallara, che è docente di enogastronomia e gestisce anche il bar didattico della scuola. Ha seguito corsi di food experience a Pollenzo e ha fatto anche corsi di specializzazione in alta pasticceria. Ecco, allora chiederei al professor Pallara di raccontarci di questo progetto e quali attività vengono realizzate insieme agli studenti, ai ragazzi e alle ragazze all'interno di questo progetto per promuovere uno stile di vita e come hanno recepito il concetto di longevità. Buongiorno, allora noi insegniamo nell'Istituto Beccari, io insegno scienze degli alimenti, il professore al mio fianco insegna cucina e noi abbiamo le materie perfette per aiutare i ragazzi a seguire uno stile di vita sano. Che cosa vuol dire seguire uno stile di vita sano? Beh, insegnargli quali sono le linee guida, per esempio, di una sana alimentazione, insegnargli quali sono le regole che si applicano nella dieta mediterranea e soprattutto riusciamo, grazie alla collaborazione, a mettere in pratica questa parte teorica nella parte pratica durante le lezioni di cucina. È abbastanza facile passare le nostre informazioni perché i ragazzi hanno poca conoscenza di questi argomenti e quindi in generale seguono con interesse e hanno moltissime domande sul loro modo di alimentarsi, sul modo per esempio di cucinare i prodotti in una certa maniera e quindi è estremamente interessante lavorare con loro, proprio per questa curiosità che loro hanno nei confronti di questa
dell'applicazione dello stile di vita, anche perché in effetti parlando con loro ci si accorge facilmente che saltano dei pasti, che non fanno la colazione, che mangiano cose un po' insomma come capita. Certo hanno un problema importante, che è quello di non riuscire a fare un pasto, quello del pranzo, il pasto del mezzogiorno, diciamo, a casa, perché loro sono a scuola fino quasi alle 2 del pomeriggio. Quindi riuscire a inserire uno stile di vita alimentare corretto durante le ore della mattinata scolastica non è proprio semplice. E lascerei la parola al mio collega. Buongiorno, noi parteciperemo a questo progetto legato alla Fondazione Walter Longo con una classe quarta. Il programma del quarto anno prevede la cucina regionale italiana e quindi a maggior ragione una cucina legata alle tradizioni, una cucina contadina, una cucina legata tanto ai quelli che sono i concetti della sostenibilità e soprattutto dello spreco alimentare. Noi ci adoperiamo tutte le settimane a eseguire delle ricette di cucina regionale e per questo progetto della durata di 2 anni abbiamo pensato a una prima ricetta di cucina regionale legata al Piemonte, quindi alla regione, diciamo, che comunque ci ospita in qualche modo da un po' di anni, visto le provenienze diverse sia dei ragazzi che anche degli insegnanti, e faremo prossimamente una ricetta legata al Natale, e poi via via le altre 3 ricette saranno sempre legate alla cucina regionale, considerando poi ovviamente altre regioni con il passare dei mesi. E vorrei ancora dire una cosa a proposito di questo: abbiamo visto che nella cucina regionale la maggior parte delle ricette che vengono proposte, anche dai libri di testo, sono delle ricette che riguardano proprio il tema della longevità, quindi sono ricette molto semplici e che hanno però ingredienti che fanno parte proprio di questo tema della longevità attraverso l'alimentazione. Buongiorno, sono Lidia Mafica della quarta Pieno dell'Istituto Beccari di Torino e oggi vi presenteremo dei moldini di cavolo rosso con la sua salsa. Ci servirà il cavolo rosso, le fave decorticate, il pecorino grattugiato, le patate, la farina di castagne, le nocciole tostate, i capperi salati e le erbe fresche. Buongiorno, sono Gabriele Mandrocco, sono della classe quarta Pieno dell'Istituto Beccari. E per la preparazione del piatto ci serviranno delle patate che tagliamo a quadretti e le immergiamo in acqua fredda per far sì che non si ossidano e perdano l'amido. Okay. Una volta tagliate le patate, immerse in acqua fredda, le prendiamo e le andiamo a tagliare a quadretti piccoli. Più o meno di questa misura. Una volta scurate le patate, prendiamo una casseruola, accendiamo il fornello e mettiamo dentro dell'olio. Quando l'olio sarà caldo, mettiamo le patate precedentemente scolate e le fave decorticate. Aggiungiamo dell'acqua fredda mettiamo a cottura per una
mezz'oretta a fuoco basso. Aggiungiamo anche i fedi all'oro e regoliamo di sale. Buongiorno, sono Niccolò Bianchi del Beccari, quarta Bieno. Adesso mentre cuociamo le patate andiamo a scegliere le foglie migliori di questo cavolo rosso, tenendo in considerazione anche le parti più dure che verranno cotte di più e successivamente frullate per ottenere una salsa che metteremo poi sui ravioli. Adesso, come dicevo, andiamo a togliere le foglie scegliendo quale potrebbe essere la migliore, mettendo da parte questa parte poi mezzo dura che, come ho già detto, andremo a cuocere di più per poi frullarla e farci una salsa successivamente. Adesso andremo a lessare le foglie di cavolo che abbiamo scelto, le mettiamo nella pentola con l'acqua bollente e mettiamo un timer di 5 minuti. Adesso andiamo a scolare le foglie in acqua con ghiaccio, anche se il ghiaccio si è già sciolto, senza prendere i gambi, perché i gambi li dobbiamo far cuocere di più. Adesso, una volta raffreddati, li asciughiamo su questa tovaglia. Una volta raffreddato il composto di patate e fave, andiamo ad aggiungere un cucchiaio di pecorino, mezzo cucchiaio di farina di castagne e un po' di finocchio selvatico. Mescoliamo dall'alto verso il basso, che si amalgama bene tutto. Una volta regolato di sale e pepe e assaggiato, andiamo a farcire i nostri involtini. Ne mettiamo circa un cucchiaio sulla foglia e lo andiamo a chiudere, pinzando bene sul fondo per far sì che esca bene l'aria. Continuiamo e sempre pizzicando. E li mettiamo da parte. Adesso, con le parti più dure delle foglie del cavolo rosso che abbiamo fatto cuocere a sufficienza, un po' di capperi, un po' di olio evo e un po' di acqua di cottura delle foglie di cavolo, andiamo a frullare tutto insieme per ottenere una salsa. Abbiamo ultimato il nostro piatto mettendo al centro questa salsa che è composta da cavolo rosso, olio extravergine d'oliva, capperi e un filo di acqua di cottura, mettendoci sopra questi due involtini di cavolo rosso che avvolgono. Hanno un ripieno di patate favole corticate con pecorino e farina di castagne e finocchietto selvatico. E abbiamo poi abbellito con queste nocciole e questo finocchietto selvatico. Bene.
io adesso restituisco la parola alla Fondazione Walter Longo, so che c'è un questionario da compilare, del materiale da scaricare per i docenti e anche per i ragazzi e spero di vedervi presto in occasione del prossimo webinar. Ringrazio ancora la Fondazione Walter Longo per l'invito e mi raccomando, facciamo dei buoni propositi per il prossimo futuro. Un saluto a tutti. Grazie mille Antonella. E come Antonella ha anticipato, avete un questionario a cui potete rispondere adesso, subito dopo il webinar in classe con i vostri professori o quando preferite. E il nostro webinar è finito. Ci tengo a ringraziare Antonella Tagliabue, la scuola, l'Istituto Beccari, in particolare la professoressa Gilli, il professor Pallara e i loro studenti che hanno lavorato moltissimo con noi e gli siamo molto grati. Il nostro team dei nutrizionisti con Chiara Nardone. Vi aspetto ai prossimi webinar. Il nostro prossimo webinar avrà luogo a novembre, dove si parlerà di sovrappeso, di obesità, di consigli utili e pratici e vi aspettiamo. Buona giornata e buona settimana a tutti. Grazie dalla Fondazione Walter Longo per essere stati con noi.